Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Guardate cosa ho qui, questo è il primo mini computer prodotto in casa Blackview, esattamente il Blackview MP60. Il video di oggi l'ho diviso in due parti, nella prima parte andremo a fare l'unboxing e nella seconda parte andremo a fare una super sfida di editing dove metteremo a confronto l'MP60 col mio attuale portatile da lavoro, ossia l'HP Pavilion dotato di Ryzen 7. Chi vincerà tra i due lo scoprirete alla fine del video. Sigla e partiamo con la recensione. Procediamo con l'apertura della scatola, andiamo ad estrarlo con delicatezza ed eccolo qua, guardate che bello, è veramente molto leggero, dopo lo andremo anche a pesare. In questo pertugio ci sono le luci LED che illumineranno il computer di blu oppure rosso in base alla vostra scelta. Invece nella parte inferiore c'è lo slot per espandere la memoria con ulteriore SSD, vi basterà svitare queste due semplici viti. Ma adesso mettiamolo da parte e continuiamo con l'unboxing. Apriamo questo vano, all'interno troviamo l'alimentatore, il cavo HDMI, il manuale d'uso ed installazione, il biglietto della Blackview con la mail per il supporto tecnico e infine troviamo la staffa e le viti di fissaggio per poterlo montare direttamente dietro al monitor. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 12,8 cm, una larghezza sempre di 12,8 cm per un'altezza totale di 5,2 cm. Per quanto riguarda il peso, adesso lo andiamo a pesare direttamente, pesa esattamente 383 grammi. Ora andiamo ad analizzare la struttura. Nella parte destra troviamo il tasto d'accensione, le tre porte USB 3.0 e una porta USB 2.0. Nell'altro lato troviamo lo slot per l'alimentatore, un'altra porta USB 2.0, due HDMI, la LAN per poterlo cablare e l'uscita audio per le cuffie. Dato che io sono curioso e voi siete un pubblico molto esigente, lo andiamo direttamente a smontare. Per fare ciò, come prima cosa, dovete sbloccare questi due fermi. 1 e 2. Dopodiché, tenendo la parte inferiore, tirate verso l'alto con delicatezza. Ed ecco fatto. Le viti sono nascoste sotto questi 4 gommini protettivi. Andiamoli a tirar via uno a uno. 2, 3 e 4. Con l'ausilio del cacciavite andiamo a svitare tutte le viti. Siete pronti? Olle! Guardate all'interno come è ben organizzato, si vede perfettamente la SSD da 512 GB. Mi piace da impazzire il sistema di deflusso dell'aria, lo avvicino alla telecamera, guardate che spettacolo, e anche la ventola è molto grande. Questi sono gli slot USB che vi dicevo prima e queste invece sono le due HDMI. E per finire questo triplo filo rosso, bianco e nero serve ad alimentare tutti i LED presenti nella parte superiore. E ora che avete visto tutto l'interno lo andiamo a riassemblare. Ma le sorprese non sono finite, perché all'interno di questa sezione è presente lo slot per inserire un ulteriore SSD. Ve lo mostro subito, andiamo a svitare le due viti e adesso andiamo a aprire il vano. Olè! Ho preso qui con me un SSD per farvi vedere quanto è semplice l'installazione. Vi basterà inserire i connettori nello slot situato nella parte inferiore sinistra, andate a inserirla delicatamente e poi spingete verso sinistra. Ecco fatto, e la SSD è installata. E ora non ci rimane che riassemblare anche la parte superiore. Andiamo a inserire le viti, una, e invitiamo anche la seconda. Mi raccomando, stringete bene, così. Dopodiché, controllando attentamente che lo slot Type-C corrisponda, andatelo a richiudere e spingete bene. E come ultima cosa, non dimenticatevi di riattivare i due blocchi, 1 e 2. E il rimontaggio è completato. E adesso andiamo a preparare la postazione per la sfida editing. Ora andiamo a preparare tutti e due gli elaborati. Partiamo dal Blackview MP60, selezioniamo tutti i file che ho preparato e li andiamo a mettere in Filmora. E adesso andiamo a replicare la stessa cosa nel computer dell'HP. Selezioniamo tutti i file che sono gli stessi e li andiamo a inserire nell'elaborato. Adesso andrò a schiacciare il tasto esporta in contemporanea e vedremo chi tra questi due computer vincerà la sfida di video editing. 3, 2, 1, via!
guardate, il mini computer dell'HP ha già finito ed è al 100%, mentre l'HP è ancora al 26%. Direi che il vincitore indiscusso della sfida è questo bellissimo Blackview MP60, che ha impiegato il 70% in meno per elaborare lo stesso video. Per completezza, oltre alla sfida editing, ho fatto anche un test gaming utilizzando Asphalt Nitro e ho notato che la giocabilità è veramente buona, è stato fluido, non ci sono stati né lag né rallentamenti e nonostante l'editing e la mezz'ora di gioco, le temperature del processore sono rimaste sempre inferiori ai 50 gradi. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione vi ho lasciato i link di questo bellissimo Blackview MP60 e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!